Con questo piatto andiamo in Alto Adige per assaporare un primo della tradizione che mi fa ricordare la mia infanzia. Prepariamo insieme gli spätzle. Per realizzare gli spätzle iniziamo con la preparazione della pastella. Per prima cosa in una ciotola capiente verso l'acqua, potrebbe essere anche latte o birra. E poi 3 uova medie. E ora le rompiamo con una frusta. Ora aggiungo il sale, un pizzico di noce moscata e l'olio. È il momento della farina, prendo un setaccio a maglie piuttosto larghe . Questa è la giusta consistenza della pastella, che non deve essere troppo liquida, altrimenti gli gnocchi diventeranno sottilissimi. Ultima cosa, aggiungiamo un po' di erba cipollina. In questo caso io la taglio con una forbice, ma potreste anche tritarla. Gli spätzle sono un primo piatto tipico molto diffuso in Tirolo, Alsazia, Svizzera e Trentino Alto Adige e ovviamente in Germania. La nostra pastella è pronta e andiamo in cottura. Prima di realizzare gli spätzle dedichiamoci al condimento, che è veramente semplicissimo. Metto il burro in pentola e lo faccio sciogliere. Il burro è sciolto. Per realizzare gli spätzle, che hanno una caratteristica forma a goccia, si usa questo strumento, lo Spätzle-Obel. È una grattugia con una base bucherellata sulla quale scorre un recipiente, questo contenente l'impasto. L'impasto scivola avanti e indietro e cade direttamente in pentola. Versiamo quindi l'impasto. Non lo versiamo tutto, ma solo una parte. E come vedete stanno già cadendo. Per facilitare e velocizzare andremo avanti e indietro facendo questo movimento fino a che l'impasto non sarà esaurito. Prendo un ragno e una volta che gli spätzle emergeranno, un po' come gli gnocchi, sono pronti. Eccoli qua. Bisogna sempre avere pronto il contorno perché gli spätzle si preparano un po' alla volta e mano a mano che sono pronti si buttano nel condimento. Spengo il fuoco, aggiungo ancora un po' di erba cipollina fresca. Perfetto. E poi aggiungiamo in pentola oppure direttamente sul piatto il formaggio grattugiato. Esistono anche diverse varianti rispetto agli spätzle tradizionali che stiamo preparando. Si possono trovare agli spinaci serviti con panna, speck o prosciutto, alle erbe oppure alla barbabietola. Gli spätzle sono pronti, possiamo impiattare. E voilà, un ultimo tocco. Per condire gli spätzle io ho optato per un buon formaggio grattugiato, ma sono ottimi anche con i sughi di carne. Ed eccoli qui in tutta la loro bontà. Buon appetito!